Ci sono grandi sfide che minacciano l'esistenza dei Mandei all'interno dell'Iraq. Questo ci ha spinto ad adottare misure e precauzioni necessarie per preservare la nostra religione mandea. Il leader dei Mandei può soltanto bere acqua pura, ossia l'acqua in questo caso del Tigri. Chi siamo davvero in questo mondo? Ho lasciato il mio lavoro per cercare una risposta tra i volti e le realtà meno raccontate del nostro pianeta. Io sono Francesco e questo è Lati Umani. Mi trovo a Baghdad, un luogo in cui resiste una delle comunità religiose più antiche e anche misteriose al mondo, quella dei Sabei Mandei. Questa comunità ha circa 2000 anni di storia e in un paese musulmano come l'Iraq loro venerano Giovanni Battista. Oggi purtroppo questa comunità rappresenta una minoranza qui in Iraq, perché per secoli sono stati discriminati, perseguitati e costretti anche a convertirsi all'Islam, ed è per questo motivo che vivono nascosti tra le rive del Tigri. E l'obiettivo di questo reportage oggi è quello di capire chi sono i Sabei Mandei, entrare in questo mondo, conoscere i suoi membri, i sacerdoti e capire perché la storia dei Sabei Mandei rappresenta un pezzo dimenticato della storia dell'Iraq. Ma chi sono davvero i Sabei Mandei? Parliamo di una delle minoranze religiose più antiche e misteriose del Medio Oriente. Vivono principalmente tra Iraq e Iran e seguono una religione chiamata Mandeismo, che risale quasi a 2000 anni fa. I Mandei però non sono cristiani, non riconoscono Gesù come figura divina, loro sono i discepoli di Giovanni Battista. Il loro nome, infatti, Mandei, deriva dalla parola aramaica manda, che significa conoscenza. Per secoli hanno vissuto lungo le rive del Tigri e dell'Eufrate, mantenendo tradizioni rigidissime. Non accettano conversioni, si nasce e si muore Mandei. Per questo motivo la loro comunità è rimasta a lungo chiusa e quasi invisibile, anche per proteggersi da persecuzioni e discriminazioni. Ed ancora oggi difficilmente si aprono a chi non appartiene alla loro fede. Proprio per questo che quello che sto per mostrarvi è qualcosa di estremamente raro. È domenica mattina, ci stiamo dirigendo verso il tempio dei Sabei Mandei. Oggi è il giorno del battesimo. I Mandei, a differenza di tutte quante le altre religioni, periodicamente si battezzano perché appunto cercano di raggiungere la purezza dell'anima e soprattutto la luce. Non appena varco la soglia del Mandi, il tempio rifugio dei Sabei Mandei, mi viene detto che il capo della comunità vuole conoscermi subito. È noto che la religione mandea è nata nella terra della Mesopotamia, nel sud dell'Iraq, e si è poi diffusa nei paesi vicini, nel bacino del Giordano, in Siria e in Palestina. E la presenza dei nostri membri qui, così come nel sud dell'Iran, nella città di Ahvaz, è fondamentale e necessaria. Ecco, siamo appena arrivati in riva al fiume al Tigri. A breve ci sarà il battesimo, ci sono già i preparativi. Il motivo per cui i Mandei si battezzano qui è che loro devono farlo dove l'acqua è corrente, quindi dove l'acqua loro dicono è viva, che siano ruscelli oppure fiumi. I luoghi che loro ritengono che siano adatti li chiamano Yarna, che appunto è l'acqua corrente e che è quella più adatta per il battesimo, per i Mandei. È il capo della comunità, anche detto sacerdote, a celebrare personalmente il rituale del battesimo per ogni membro. Nella prima parte del rito compie gesti precisi e ripetuti. Il numero 3 ricorre sempre. 3 sono le immersioni. 3 sono i segni tracciati con l'acqua sul capo. E 3 sono le bevute rituali. Il numero non è casuale, rappresenta l'allineamento dell'individuo con le forze cosmiche della verità e della luce e conduce i membri della comunità alla comunione. Qui alle mie spalle invece ci sono le donne mandee, quindi mi sta battezzando una di loro. Il rituale è uguale a quello degli uomini, loro aspettano qui e poi quando arriva il loro turno entra in acqua il prossimo, come sta succedendo esattamente in questo momento.
bianco degli abiti dei Mandei sta a simboleggiare la verità e la purezza e richiama alla luce la loro divinità suprema, contrapposta all'imperfezione e alla materialità del mondo terreno. Una volta terminata la cerimonia, i Mandé vengono considerati in uno stato di purezza talmente elevato da essere quasi assimilati a delle divinità. Per questa ragione non possono entrare in contatto con il mondo esterno, per evitare che questa purezza appena raggiunta venga contaminata. E anche tutti gli oggetti che si trovano in questo luogo sono sacri, sono stati benedetti, quindi immersi nell'acqua, e noi non possiamo toccare assolutamente nulla. Ci sono grandi sfide che minacciano l'esistenza dei Mandei all'interno dell'Iraq. L'emergere di numerosi movimenti estremisti ha portato alla persecuzione dei Sabei Mandei e di altre religioni non musulmane, soprattutto tra il 2005 e il 2007, durante il grave conflitto settario. Negli ultimi decenni questa comunità ha subito importanti persecuzioni. La loro natura pacifica li ha resi vulnerabili in un contesto di conflitti come quello iracheno, mentre la loro posizione sociale e la conoscenza dei testi sacri li ha resi bersagli di rapimenti e pressioni. Molti sono stati costretti a fuggire verso città sicure o all'estero, lontano dalle rive considerate sacri da millenni. Pensate che prima dell'invasione americana del 2003 vivevano in Iraq oltre 60.000 Mandei. Oggi purtroppo la maggior parte è dispersa nel mondo e la comunità si sta lentamente spegnendo. I Mandei subito dopo il battesimo eseguono la comunione con il fita, ossia il pane, e il mambua, che è l'acqua, prelevata direttamente dal fiume. Prima però di condividere il pane e l'acqua, il sacerdote compie un ultimo gesto. Con dell'olio di sesamo consacrato, chiamato misha, unge la fronte dei fedeli. Ed è un atto silenzioso ma potentissimo, un sigillo che completa il battesimo, una protezione contro le forze oscure e allo stesso tempo un modo per rafforzare il legame con il mondo della luce. Alle mie spalle in questo momento stanno emergendo il loro braccio destro qui nel fiume per purificarlo prima di stringere la mano al leader dei Mandei. È il momento più importante che sta a simboleggiare l'unione spirituale della comunità. Come viene preservata oggi la cultura, nonché anche la lingua, le sacre scritture alle nuove generazioni? La lingua mandea è diventata una lingua a rischio di estinzione a causa del numero ridotto di parlanti e dell'assenza di scuole specializzate per farla rivivere. Oggi non è più soltanto una lingua rituale, anche se attualmente è stata ridotta quasi esclusivamente all'uso liturgico dei religiosi per celebrare i riti del battesimo, del matrimonio e altre cerimonie religiose. Essa rappresenta un patrimonio. Preservarla significa proteggere un'eredità umana antichissima. Nel momento in cui finisce la comunione, i Mandei si stringono la mano destra, soltanto quella destra, che si chiama Kusta questo momento, e che sancisce la comunione spirituale tra loro, la fedeltà, che è uno degli elementi più importanti per questa comunità. In questo momento i Mandei stanno purificando anche il cibo che poi mangeranno, nonché anche le posate che poi utilizzeranno, e quello che fanno è inserire all'interno di queste sacche il loro cibo, i piatti, tutto quello che mangeranno dopo la purificazione. Viene poi appunto immerso dentro il fiume, dentro il Tigri, per poi mangiare. Il leader dei Mandei vive una vita molto difficile perché innanzitutto deve farsi crescere la barba fino al resto della sua vita nel momento in cui diventa leader. E poi può soltanto bere per tutto il resto della sua vita, nel momento in cui diventa leader, acqua pura, ossia l'acqua in questo caso del Tigri, che è il luogo più vicino alle loro abitazioni. Prepariamo il nostro cibo con le nostre mani. L'acqua deve provenire dal fiume e gli utensili devono essere puliti e personali, non utilizzati da nessun altro. Per questo motivo, quando partecipiamo a conferenze, non mangiamo né beviamo. Dal momento in cui usciamo di casa, per noi inizia il digiuno. Non ci è permesso religiosamente mangiare o bere altrove. Io già mi sento fortunatissimo oggi essere qui, ma sono ancora più fortunato perché alle mie spalle si sta per celebrare un matrimonio. Da qui
c'è il leader dei Sabé Mandei con il futuro sposo, che è il ragazzo che si trova alla sua sinistra, cioè alla nostra destra, e invece da quest'altro lato c'è la futura sposa. Documentare la comunità dei Sabé Mandei è stata per me un'esperienza unica. Trovarmi qui, davanti a un rituale che esiste da migliaia di anni, è qualcosa che non avrei mai immaginato di vedere con i miei occhi. Eppure, quella dei Mandei è una comunità sempre più piccola, che rischia lentamente di scomparire, portando con sé riti, tradizioni e una visione del mondo che esiste da millenni. Come vede il futuro per la comunità dei Mandei e qual è la sua speranza? Spero che la famiglia Mandea e il suo amore per la religione, la dottrina e il credo rimangano saldi e che i membri continuino a celebrare il battesimo. Spero che ci sia rispetto nel matrimonio e in tutte le altre questioni religiose raccomandate dalla nostra fede. Con la volontà di Dio, la religione Mandea continuerà come ha fatto per migliaia di anni. Nonostante le acque sempre più inquinate e un mondo che cambia rapidamente, i Mandei continuano a portare avanti tutto questo, perché per loro non si tratta solo di una religione o di una tradizione, ma di un modo di vedere la vita, la spiritualità e il rapporto tra l'uomo e ciò che considera sacro. Ed è forse proprio questo il valore più grande del viaggio, incontrare realtà così lontane dalla nostra da farci rendere conto di quanto il mondo sia complesso, fragile, ma anche incredibilmente umano. E dopo questi giorni passati con la comunità non posso fare a meno che chiedermi, forse quello a cui abbiamo assistito è uno degli ultimi rituali di una tradizione antichissima, oppure, nonostante tutto, continuerà a sopravvivere ancora per millenni.